Corre l'anno 2010 e scoprite che un torneo su Inazuma Eleven 2 viene annunciato con premiazioni e presentazioni esclusive di Inazuma Eleven 3, con data di uscita svelata dal creatore del gioco Hirohito in persona. Questo è accaduto il 28 marzo 2010, dove si è tenuta la finale del Football Frontier, il più grande torneo mai organizzato da Level 5 su Inazuma Eleven Bufera di neve e tempeste di fuoco. Il torneo era aperto a tutti, senza alcuna tassa di iscrizione, vale a dire che chiunque poteva tentare la fortuna. Il torneo si divideva in due fasi, una fase preliminare con qualificazioni nelle più grandi città del paese a partire dal 17 gennaio 2010 e, alcune settimane dopo, il 28 marzo, le fasi finali con i 112 migliori giocatori qualificati. C'erano tre categorie, le single battle per gli alunni delle elementari e i più giovani, le single battle per i ragazzi e le medie e i più grandi, le double battle che prevedevano 2 giocatori contro 2 giocatori, condividendo la squadra in Inazuma Eleven 2. In questa categoria non c'era limite di età. Il numero totale dei partecipanti fu davvero enorme, oltre 3184 iscritti in tutto il Giappone. Al centro dell'immagine promozionale potreste riconoscere Hidetoshi Nakata, calciatore reale che ispira il personaggio Nakata di Inazuma Eleven. Con la partecipazione venivano dati 4 giocatori, Hirata Mighty, Olivia Baker, Louis Brownie e Prunella Kip. Si dava la possibilità anche di acquistare nel gioco il colpo supremo. Nella categoria singolo, elementari più giovani, il vincitore è Yuta Kitajima, con la squadra Lightning, che può essere sfidata in Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante parlando con Giulia ed è la settima squadra della catena di amichevoli in alto. Nella versione Ogre basta parlare al robot dove si sfida la Darkstar. Yuta è inoltre un personaggio reclutabile in Inazuma Eleven 3. Le ricompense sono state un trofeo, entrambe le versioni del prossimo gioco Inazuma Eleven 3 gratis, la propria squadra nel gioco e una dedica di Hirohito in persona. Inoltre i vincitori hanno potuto scegliere le super tecniche del loro personaggio. Passiamo alla categoria Double Battle, dove i vincitori sono Ryuriku e Natsuki Yoshida, due prodigi di Hokkaido. Hanno vinto i calci di rigore grazie a un gol di Gazelle. La loro squadra, secondo quanto si vede, era composta da Gazelle, Torch e Darren Import con la mano insuperabile. Anche loro hanno ottenuto la loro squadra di sfida in Inazuma Eleven 3, i grandi maestri al centro di Lyokot verso la spiaggia, e il livello richiesto per sconfiggerli è attorno al 50. Nella categoria Junior High School e maggiore la vincitrice è Matsushita Riku, soprannominata Pence, che ha battuto Lovell nella finale. Pence è reclutabile in Inazuma Eleven 3 ed è l'unica vincitrice di un torneo presente su Chrono Stones che Galaxy. Ha scelto come tecniche per sé il Turbo Aliant, la Zona Sigma, l'Extra Seduzione e il Colpo Supremo. Ma parliamo un po' di lei, la campionessa più iconica e amata dai fan. Nata e cresciuta a Tokyo, Pance non era una grande appassionata del calcio, fino a quando un amico non le consigliò la serie animata di Inazuma Eleven. Durante novembre riuscì a recuperare tutte le puntate fino alla fine della seconda stagione, ed essendosi appassionata comprò subito Inazuma Eleven 2, senza conoscere le vere regole del calcio. In breve tempo formò un club di gioco locale con amici, allenandosi per il Football Frontier, il torneo di cui stavamo parlando. La competizione venne annunciata per il 28 marzo 2010, il primo torneo di Inazuma Eleven dal vivo basato sul secondo titolo, con oltre 3.000 partecipanti. Oltre alle partite c'erano stand di carte, manga, videogiochi, concerti, merchandise, una conferenza con Hirohito e un trailer di Inazuma Eleven 3. I preliminari regionali si svolsero in 8 città: Osaka, Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Okayama, Sendai e Sapporo, a partire dal 17 gennaio 2010. Per qualificarsi serve a terminare la storia principale, possedere un Nintendo DS e segnare più gol possibili in una partita contro il computer, in partite da 2 tempi da 15 minuti. In caso di parità contavano i tiri, il possesso e il livello della squadra. Pence si qualificò con 23 punti e la media era di 11, quindi ben 12 sopra il comune. Con 150 ore di gioco iniziale arriva in finale con ben 543 ore giocate, allenandosi fino a 100 ore a settimana. Il 28 marzo al Tokyo Big Sight in 112 si affrontano in blocchi da 8 per accedere alla fase finale. Match da 15 minuti, niente tempi di recupero né rigori, nessuna restrizione su Maio Stadi e verifica anticipata ad ogni partita. Pence superò le semifinali senza subire gol e arrivò in finale contro Lovell, giocatore adulto che aveva in porta Joseph King, con tecniche spettacolari come il morso della belva e l'extra colpo critico. Dopo 87 minuti senza reti e 2 tempi supplementari, segnò il 12° minuto del secondo tempo supplementare col Neo Galaxy e vinse il titolo nazionale.
Passiamo in Azuma Eleven 3, dove troviamo un torneo diviso in 4 località del Giappone: Nord, Est, Sud e Ovest. La competizione ha luogo nel 2010, attorno alla fine di settembre e l'inizio di ottobre, e si chiama il Torneo dei 4 Re Celesti, la strada verso il Football Frontier. Infatti abbiamo 4 vincitori: Seiji Sato per il Giappone del Nord, quindi Sapporo, Keigo Tsunoda per il Giappone dell'Est, Tokyo, Tatsuya Okumura per il Giappone del Sud, Fukuoka, e Ryota Tsutsui per il Giappone dell'Ovest, quindi Osaka. Ognuno di questi giocatori ha avuto come premio il proprio personaggio all'interno del titolo successivo in Azuma Eleven Go, e venivano dati in premio a chi partecipava a 3 giocatori esclusivi: Ken Mayfield, Monarch Chrome e Brava Hardy, oltre agli appunti segreti del Grande Chaos. Purtroppo non ci sono molte informazioni a riguardo, il sito di Level 5 non riporta nessun dato e non si sa più niente dei vincitori. Anche su Inazuma Eleven Go Galaxy sono presenti dei giocatori che rappresentano i vincitori dei tornei passati, riguardanti Chrono Stones e Ghost Strikers 2013. Come nell'evento di Inazuma Eleven 2, anche qui le competizioni si dividono in 2 categorie: la classe Junior, dalla quarta elementare in giù, e la Master Class, dove non ci sono limiti di età. Il torneo si chiama Artemis Holy Road Ultimate Game Tournament e le fasi finali, dopo le qualificazioni regionali, hanno luogo nel Tokyo Big Sight il 30 marzo 2013, con un numero di partecipanti che supera i 13.000, ma non ci si sfidava solo su Inazuma Eleven. C'era anche un'altra serie di videogiochi, con Dumbbell Senki Baku Boost e Dumbbell Senki W. Infatti Artemis è il nome dei tornei ufficiali di LBX. Anche qui erano presenti stand del TCG e ci sarebbero stati altri 2 eventi durante la competizione: l'esibizione dei T-Piston e KMC e l'ultimo video promozionale di Inazuma Eleven Go Galaxy, che sarebbe uscito il 5 dicembre dello stesso anno. Ma ora passiamo ai vincitori, che hanno avuto la possibilità di ricevere un viaggio alle Hawaii e il proprio personaggio in Inazuma Eleven Go Galaxy. I 4 vincitori che andremo ad analizzare sono Kusaba Kenta della Junior Class di Inazuma Eleven Go Strikers 2013, Sugawara Kenta per la Junior Class di Inazuma Eleven Go Chrono Stones, e Zaki Toushi della Masterclass di Inazuma Eleven Go Strikers 2013 e Meika Irio per la Masterclass di Inazuma Eleven Go Chrono Stones. Fortuitamente hanno vinto 2 bambini che facevano di cognome Kenta, quindi Kusaken e Sugaken, mentre conosciamo il nome di Te-chan solo grazie ai titoli di coda del gioco, mentre di Meika Irio non sappiamo proprio nulla, e forse proprio questa è la sua volontà. Arriviamo in Azuma Eleven Victory Road, dove Level 5 ha dichiarato di volerlo rendere un e-sport, e per promuovere l'aspetto competitivo del gioco hanno organizzato un torneo in presenza per la versione beta. Prima di arrivare alle fasi finali dobbiamo capire come sia stato organizzato precedentemente. Ci sono stati 4 tornei regionali, ognuno composto da 32 dei migliori giocatori della regione, selezionati in base al punteggio settimanale ottenuto nelle partite classificate. I 32 migliori giocatori di ogni regione hanno così partecipato ai tornei regionali, e i 2 finalisti di ciascun torneo si sono qualificati per il torneo finale a 8 giocatori. La finale tra Ashin del Kyushu contro Futa del Kansai. Futa inizia forte, ma Ashin si riprende subito. Segna con un tiro catastrofico, poi regge bene in difesa con la mano di luce V. Nel secondo tempo Futa riesce quasi a pareggiare con il tornado di fuoco, ma ancora una volta la mano di luce salva tutto. Alla fine Ashin tiene palla, fa una combo tripla e fa scorrere il tempo. Il match finisce 1-0. In questo modo è il campione del Giappone del primo torneo di Victory Road. Come visto nella premiere di Level 5 con le specifiche finali, ha ricevuto il suo personaggio nel gioco di Inazuma Eleven Victory Road, ma solo all'uscita scopriremo le sue tecniche.